perché non sei ancora con un uomo che ti apprezzi davvero? Ti sei mai chiesta perché gli uomini che conosci sembrano non essere quello che stai cercando? O, se hai qualcuno di carino, perché la relazione non va avanti? La verità è che molte donne desiderano ardentemente trovare quell'uomo speciale, ma si imbattono in alcuni blocchi che, spesso, non ci rendiamo nemmeno conto di avere. E se ti dicessi che è possibile, sì, attrarre la relazione dei tuoi sogni, ma che forse stai commettendo degli errori senza nemmeno saperlo? Lo so, può essere frustrante, e non sei l'unica. Alcune delle mie follower hanno vissuto la stessa esperienza, e durante i nostri incontri di coaching ho notato un pattern di errori che la maggior parte commette, senza nemmeno rendersene conto. E oggi, voglio condividere con te queste 7 ragioni comuni per cui molte donne restano single, pur desiderando profondamente una relazione genuina e sana. Benvenuta su Emozioni e Connessioni, il luogo dove troverai più che semplici consigli sulle relazioni. Qui condividiamo esperienze reali e strategie pratiche per attrarre ciò che meriti, un amore leale, romantico e rispettoso. Ora, permettimi una domanda: ti sei mai fermata a pensare se, in qualche modo, stai sabotando le tue possibilità di trovare l'uomo che meriti? Resta con me, perché i consigli che ti darò hanno cambiato la vita di molte donne e potrebbero essere proprio ciò di cui hai bisogno per fare quel passo che ti manca. Ora, preparati a scoprire cosa potrebbe star bloccando il tuo cammino e, soprattutto, come cambiare questa situazione per avere finalmente la relazione che hai sempre sognato. Ti sei mai fermata a pensare che forse l'uomo dei tuoi sogni abbia già incrociato il tuo cammino, ma semplicemente non lo hai riconosciuto? O magari, non gli hai dato una possibilità perché non si adattava esattamente all'immagine che avevi in testa? Ah, la famosa lista delle qualità. Lascia che ti racconti qualcosa di interessante. Una delle mie follower aveva esattamente questa lista: l'uomo perfetto doveva essere alto, bruno, avere una carriera brillante e, naturalmente, un accento perfetto, qualcosa di molto globale. E indovina? Ha quasi scartato un uomo incredibile, semplicemente perché aveva un accento diverso. Sembra banale, vero? Ma è reale. Era così fissata sulla sua idea di perfezione che ha rischiato di perdere una relazione fantastica. Alla fine, quell'uomo, con il suo accento imperfetto, è diventato il grande amore della sua vita e oggi sono sposati, più felici che mai. E tu, dimmi, quante volte ti sei trovata a pensare che qualcuno non fosse quello che volevi, solo perché non rispondeva a tutti i punti della tua lista? Forse non ha quel dettaglio che avevi immaginato, ma chi ha detto che l'amore deve essere una formula esatta? Lo so, vuoi qualcuno che si adatti al tuo ideale, ma e se ti dicessi che la perfezione potrebbe trovarsi proprio nelle imperfezioni? Forse stai costruendo barriere senza nemmeno accorgertene. Quello che ti invito a fare ora è questo: sii più flessibile. Sii aperta alle sorprese e, soprattutto, pronta a fare aggiustamenti alle tue aspettative. Perché, alla fine, ciò che conta davvero sono le connessioni genuine, giusto? E lo so, può sembrare difficile. La nostra mente tende a idealizzare ciò che pensiamo di volere, soprattutto quando siamo in cerca di qualcosa che sembra essere perfetto. Ma la verità è che la perfezione è un concetto molto soggettivo. A volte, ciò che sembra non adattarsi al nostro modello idealizzato potrebbe essere esattamente ciò di cui abbiamo bisogno per crescere e vivere una relazione autentica. Quindi, invece di concentrarti su ciò che lui non è secondo la tua lista, che ne dici di pensare a ciò che lui può essere per te? A volte, la più grande sorpresa dell'amore è proprio quella che non ci aspettavamo di trovare. Parliamo di qualcosa di potente, l'energia che trasmetti. Sì, quell'energia invisibile che non solo influenza come ti senti, ma anche come il mondo intorno a te risponde a te. Ti sei mai accorta che, quando sei arrabbiata o amareggiata, le persone intorno a te possono percepirlo senza che tu dica una parola? E se ti dicessi che, in amore, questo è ancora più cruciale? Immagina questo: entri in una conversazione e dici, con tutta sincerità, non ho bisogno di un uomo. Sto bene da sola. Sembra innocuo, vero?
Ma cosa sta veramente dicendo questa affermazione all'universo? Sono chiusa a nuove possibilità. Che ci creda o no, potresti star costruendo un muro senza nemmeno accorgertene. Questo non solo allontana i potenziali partner, ma rafforza anche nella tua mente l'idea che l'amore non sia una priorità. Ho avuto una follower che era completamente immersa in questo sentimento di indifferenza verso le relazioni. Era convinta di non avere bisogno di nessuno e, ovviamente, questo si rifletteva nel modo in cui si relazionava con gli altri. Ma, nel corso del processo, si è resa conto che il suo atteggiamento stava creando un blocco invisibile, allontanando anche quegli uomini che avrebbero potuto essere una buona opzione per lei. E cosa è cambiato? Ha cominciato a coltivare una mentalità diversa, a concentrarsi su ciò che veramente desiderava e, cosa più importante, a lasciare aperta la porta al nuovo. Il risultato? L'amore è arrivato, in modo inaspettato, quando ha smesso di convincersi che non ne aveva bisogno. Le tue parole e i tuoi pensieri modellano la tua realtà. Invece di concentrarti su ciò che non ti serve o su ciò che non vuoi, inizia a chiederti: cosa desidero veramente? Come posso attrarre l'energia che voglio nel mio rapporto? Liberati dall'amarezza, fai spazio per la possibilità e guarda come il tuo atteggiamento può trasformare tutto intorno a te. Hai mai notato come le persone intorno a te influenzano le tue scelte, spesso senza che tu te ne accorga? A volte, l'impatto non viene da un consulente professionista, ma da quegli amici che, con le migliori intenzioni, finiscono per distorcere il modo in cui vedi l'amore e le relazioni. Chi non ha mai sentito dire: tutti gli uomini sono uguali, vogliono solo una cosa, o relazione seria? Meglio stare alla larga da quella roba. È facile lasciarsi influenzare da questi commenti, ma quello che succede è che, poco a poco, questi pensieri cominciano a plasmare la tua visione sugli uomini e sull'amore stesso. Ricordo una mia amica che era così immersa in questo ciclo di negatività che i suoi amici, sebbene ben intenzionati, riuscivano solo a rinforzare la sua paura e diffidenza nei confronti delle relazioni. Cominciò a credere che tutti gli uomini fossero uguali e che fosse meglio non coinvolgersi, perché, in fondo, le relazioni erano sempre complicate e dolorose. Ma quello che non si rendeva conto è che, ascoltando queste opinioni, stava programmando la sua mente ad aspettarsi sempre il peggio, allontanando le buone opportunità che le si presentavano. E sai cosa è successo? Cercando consigli da persone che avevano davvero relazioni sane, che credevano nell'amore e nelle partnership di successo, cominciò a rendersi conto che esisteva un'altra realtà. Apri gli occhi sul fatto che le relazioni non devono essere un campo di battaglia e che sì, ci sono uomini pronti a offrire lealtà, rispetto e affetto. La mentalità degli altri può influenzare direttamente la tua. Per questo, scegli con saggezza con chi condividi i tuoi dubbi e le tue frustrazioni. Circondati di persone che credono nell'amore, che mantengono una visione positiva delle relazioni e che ti spingono a proseguire. Dopotutto, è l'energia delle persone intorno a te che può definire come ti vedi nel gioco dell'amore. A volte è facile dimenticare il potere delle parole e delle opinioni degli altri, ma esse hanno un impatto profondo, soprattutto quando si parla di qualcosa di così emotivo come le relazioni. Quando ti circondi di amici che parlano costantemente male dell'amore o fanno battute sugli uomini, non solo crei una visione distorta della realtà, ma può anche farti credere che le relazioni siano più difficili di quanto non siano realmente. Quando iniziamo ad assorbire questo tipo di energia, tendiamo a proiettarla nelle nostre stesse esperienze. Per questo, se vuoi cambiare la tua storia, cerca consigli da chi vive veramente una relazione sana e che abbia una mentalità positiva. Le persone che credono nell'amore hanno molto di più da insegnare su come attrarlo in modo genuino e senza paura. Se ti sta piacendo il contenuto e stai cominciando a riflettere su tutto questo, che ne dici di fare parte di questo viaggio con noi? Su Emozioni e Connessioni, condividiamo sempre consigli su come connetterti meglio con te stessa e con il mondo che ti circonda. Quindi, iscriviti al canale, attiva la campanella e non perderti nulla di quello che sta per arrivare. Esploriamo insieme come conquistare la relazione che meriti. Parliamo di qualcosa che, spesso, nemmeno ci fermiamo a riflettere: l'impatto dei social media sulla nostra vita amorosa.
Oggi, tutto accade nella palma della nostra mano, e quel semplice click su pubblica può dire molto di più su di noi di quanto immaginiamo. Gli uomini, come noi, formano impressioni rapide. E sì, queste possono essere basate su qualcosa di semplice come una foto, un commento o anche il tono dei tuoi post. Ti sei mai fermata a pensare come il tuo profilo su Instagram o Facebook possa influenzare le opportunità che hai in amore? Quella foto super provocante che hai postato venerdì sera, o il commento sarcastico sui rapporti, potrebbero allontanare il tipo di partner che desideri davvero. Gli uomini, nella maggior parte dei casi, non cercano solo un aspetto attraente, ma qualcosa di più profondo, qualcosa che risuoni con quello che sono loro stessi. Se il tuo profilo è pieno di immagini che trasmettono un comportamento irresponsabile o che raccontano una versione di te che non corrisponde ai tuoi valori, il risultato potrebbe essere un allontanamento silenzioso. Non stanno giudicando solo il tuo aspetto, ma anche cosa rappresenti e cosa valorizzi. Ricordo una follower che si sentiva frustrata perché non riusciva mai ad attrarre l'uomo che voleva. Dopo alcune conversazioni, si rese conto che il suo profilo era pieno di foto di feste e atteggiamenti impulsivi, qualcosa che non rifletteva la donna matura e centrata che era realmente. Quando fece un cambiamento, cominciò a postare foto più autentiche, che mostravano i suoi veri interessi, i suoi valori e il tipo di donna che stava cercando di essere. Le cose cominciarono a cambiare. Gli uomini che desiderava, più maturi e rispettosi, iniziarono ad avvicinarsi. La lezione qui è chiara: la tua presenza online è un'estensione di chi sei e di ciò che vuoi attrarre. Se desideri qualcuno che apprezzi il rispetto, l'affetto e l'autenticità, inizia a mostrarlo sui tuoi social. Un profilo curato, che rifletta i tuoi valori e il comportamento che desideri nel partner, è un passo essenziale per attrarre la relazione che desideri. Perché alla fine, come ti presenti al mondo online può essere anche il riflesso di ciò che sei pronta a ricevere. E non farti ingannare, i social media sono una vera e propria vetrina. Ogni post, ogni storia, ogni commento lascia un'impronta, e spesso ciò che condividi può essere interpretato in modo diverso da quanto immagini. Se condividi costantemente messaggi di disillusione, o dimostri di essere in cerca solo di una validazione superficiale, potresti finire per attrarre persone che non sono veramente interessate a una connessione profonda. D'altra parte, quando usi la tua piattaforma per esprimere positività, valori solidi e mostrare la tua vera essenza, è molto più probabile che attirerai l'attenzione di qualcuno che cerca la stessa cosa. Ricorda, i social media possono essere un riflesso della tua vita, ma possono anche essere uno strumento potente per plasmare il modo in cui vieni vista. Ciò che condividi può dire tanto sul tipo di amore che sei pronta a ricevere. Ti sei mai fermata a pensare a come il tuo ruolo in una relazione possa, a volte, influenzare l'equilibrio tra voi? Spesso, le donne, nel tentativo di mostrare indipendenza o risolvere tutto da sole, finiscono per assumersi responsabilità che, in realtà, spettano a entrambi. Questo può essere un errore sottile, ma significativo. Cercando di essere la forza nella relazione, potresti finire per sentirti sopraffatta e, cosa più importante, non dare spazio al partner per mostrare il meglio di sé. Pensa a tutto ciò che fai quotidianamente: pagare le bollette, pianificare ogni incontro, prendere le decisioni. Ora, immagina se avessi qualcuno al tuo fianco disposto a condividere queste responsabilità, contribuendo in modo significativo alla crescita di entrambi. Questo crea un equilibrio, una vera e propria partnership. Quando assumi tutti questi ruoli, senza lasciare che l'altro prenda l'iniziativa, finisci per perdere l'opportunità di vivere la relazione in modo più leggero e reciproco. L'uomo, da parte sua, potrebbe iniziare a sentirsi inutile o addirittura demotivato, perché sente di non poter contribuire come vorrebbe. Ricordo una conoscente che, all'inizio della relazione, voleva prendere il comando di tutto. Organizzava gli incontri, pianificava ogni dettaglio e persino pagava le bollette, pensando che questo avrebbe fatto funzionare tutto. Ma, col tempo, si rese conto che non stava dando al partner la possibilità di coinvolgersi attivamente, il che indeboliva il legame tra loro.
Quando iniziò a dargli spazio per mostrare più iniziativa, sia nel pianificare una cena o nel prendere decisioni importanti, la dinamica cambiò completamente. La relazione divenne più equilibrata, più sana, e lei si sentì supportata in un modo che non aveva mai sperimentato prima. La lezione qui è semplice, ma potente. Lascia che l'uomo assuma il suo ruolo, mostrando iniziativa e volontà di investire nella relazione. E, allo stesso tempo, continua ad essere la donna che offre supporto, positività e uno spazio affinché l'amore possa fiorire in modo naturale e reciproco. Le relazioni non sono fatte per portare tutto il peso da sola, ma per condividere le responsabilità e crescere insieme. È interessante pensare che, spesso, questa necessità di controllare tutto non derivi dal desiderio di essere dominanti, ma dal voler che le cose accadano come le hai idealizzate. Il problema è che, nel cercare di garantire che tutto sia perfetto, finisci per allontanare la possibilità di sorprese, di momenti spontanei che potrebbero essere molto più significativi. L'uomo vuole sentire che può contribuire, che ha qualcosa da offrire nella relazione, e quando non gli lasci spazio, la relazione potrebbe cominciare a sembrare più un compito che una vera partnership. Questo non significa che devi rinunciare alla tua indipendenza o che devi essere sottomessa, significa semplicemente che una relazione sana implica scambio, fiducia e la possibilità per entrambi di prendere in mano la situazione in momenti diversi. Mostrargli che apprezzi ciò che ha da offrire crea un legame più forte e genuino. Ti sei mai trovata a pensare, perché non ho ancora incontrato nessuno? Sono una persona simpatica, ho molto da offrire, ma sembra che nulla accada. A volte, la risposta sta nel modo in cui ti esponi al mondo. Se trascorri la maggior parte del tempo a casa, dietro lo schermo del computer o solo in cerchi ristretti di amici, come puoi aspettarti che emergano nuove opportunità per incontrare qualcuno? Certo, i social media e le app di appuntamenti sono strumenti potenti, ma non possono sostituire la connessione reale, quella vis-à-vis, quel momento di risate autentiche dal vivo. Ricordo una seguace che passava ore a navigare su app di appuntamenti, ma non si sentiva mai veramente connessa a nessuno. Si chiedeva perché le sue conversazioni online non evolvessero mai in qualcosa di più profondo. Fino a quando un giorno decise di uscire dalla sua zona di comfort. Iniziò a partecipare a eventi sociali, si sforzò di frequentare più attività con gli amici e, alla fine, si coinvolse in un gruppo di volontariato. Fu lì, in un ambiente completamente nuovo e inaspettato, che incontrò qualcuno con cui fece una vera connessione. Cosa ha imparato? Che la magia di un incontro reale, in un ambiente più naturale, dove le persone si divertono e si permettono di essere ciò che sono veramente, è incomparabile. La lezione è chiara: se ti limiti a interazioni digitali e ambienti già conosciuti, stai perdendo l'opportunità di ampliare i tuoi orizzonti. Conoscere nuove persone, esplorare nuovi circoli e essere aperta a esperienze diverse aumenta significativamente le possibilità di incontrare qualcuno con cui ti connetti davvero. Non aspettare che l'opportunità bussi alla tua porta, esci e cerca. Quando ti limiti alle stesse routine e agli stessi ambienti, crei una sorta di bolla in cui le possibilità di incontrare qualcuno di nuovo sono minime. A volte, la vita accade quando meno te lo aspetti, quando sei in un posto diverso, partecipando a qualcosa che non avevi mai immaginato di fare. Immagina la possibilità di incontrare qualcuno in un'attività che nemmeno pensavi di apprezzare, ma che alla fine si rivela essere un'esperienza incredibile. Inoltre, le nuove esperienze ti aiutano a conoscere meglio te stessa, a scoprire interessi e passioni che forse nemmeno sapevi di avere. Il semplice fatto di metterti in situazioni nuove può trasformare la tua percezione di te stessa e di ciò che cerchi in un partner. Quindi, se senti di essere bloccata in un ciclo ripetitivo, che ne dici di fare un passo fuori dalla tua zona di comfort? Il mondo è pieno di nuove possibilità, ed è fuori che le opportunità per un incontro vero crescono davvero. Ti sei mai fermata a pensare a come ti vedi nello specchio? Non sto parlando di come il mondo ti vede, ma di come ti percepisci. Se punti costantemente i difetti in te stessa, come puoi aspettarti che gli altri ti vedano in modo diverso? La mancanza di amore per te stessa non solo influisce sul modo in cui ti senti interiormente, ma anche su come gli altri interagiscono con te.
Quando ti critichi frequentemente, soprattutto per quanto riguarda il tuo aspetto o i tuoi comportamenti, le persone intorno a te iniziano a vedere questi difetti anch'esse, spesso anche più di quanto realmente esistano. Questo crea un'energia negativa che allontana i potenziali partner e impedisce di attrarre ciò che realmente desideri. Ho un'amica che, per molto tempo, si lamentava continuamente del suo corpo, dei suoi vestiti e persino di come si comportava in pubblico. Era convinta che un uomo l'avrebbe amata solo se fosse stata perfetta, e questo l'ha portata a un ciclo costante di frustrazione e solitudine. Ma quando ha cominciato a lavorare sulla sua autostima, quando ha iniziato a guardarsi con maggiore gentilezza e a valorizzare le qualità che aveva, le cose hanno cominciato a cambiare. Non è stata una trasformazione magica, ma poco a poco ha capito che la relazione più importante era quella che aveva con se stessa. E, nel valorizzarsi, è diventata una persona ancora più attraente per gli altri, poiché irradiava fiducia e autenticità. Se vuoi attrarre un amore sano, inizia amando te stessa prima di tutto. L'autostima non è qualcosa che si conquista da un giorno all'altro, ma è il passo più importante che puoi fare per creare il tipo di relazione che desideri. Se ti accetti e ti valorizzi, anche il mondo intorno a te lo farà. Quando ti concentri nel nutrire la tua autostima, inizi a renderti conto che, invece di aspettare che un partner colmi i vuoti che non sei riuscita a colmare da sola, diventi completa di per te stessa. L'amore per se stessi non riguarda essere perfetti, ma essere genuini e grati per chi sei. Questo fa sì che la relazione che hai con te stessa diventi la base per qualsiasi altra connessione che possa nascere. E la cosa più interessante è che, quando sei in pace con te stessa, non accetti qualsiasi cosa. Diventi selettiva non per insicurezza, ma perché sai quanto vali. Questo tipo di autoconfidenza e autenticità crea un magnetismo irresistibile, attraendo persone che veramente apprezzano il tuo valore. Hai mai pensato a come la tua mente, le tue attitudini e anche il modo in cui ti vedi abbiano un impatto diretto sul tipo di relazione che attrai? Può sembrare che trovare un partner ideale sia solo una questione di fortuna o caso, ma la verità è che tutto inizia dentro di te. Sì, il modo in cui pensi a te stessa e a ciò che meriti è il primo passo. Hai mai immaginato che, cambiando i tuoi schemi interiori, potresti cambiare il corso della tua vita amorosa? Se ti metti costantemente in secondo piano, se non ti prendi cura della tua autostima o se continui a ripetere vecchi schemi, potresti allontanarti dalle opportunità che veramente potrebbero portarti felicità. La chiave per attrarre una relazione sana, leale e piena d'amore inizia mettendoti al centro della tua stessa storia. Ma come farlo? Inizia coltivando l'amore per te stessa, e questo ti permetterà di vedere che, valorizzandoti, ti apri al meglio. Ora, immagina per un momento che tu sia già nel posto in cui ti senti sicura, felice e fiduciosa, attirando un partner che ti rispetta e ti apprezza per ciò che sei. Non ti sembra possibile? Ti dico che è più che possibile. Tutto inizia dalla tua disponibilità a cambiare. Cambiare i tuoi pensieri, le tue attitudini e i tuoi comportamenti. Perché, facendo così, inizi a creare uno spazio nuovo per un amore genuino e vero nella tua vita. E voglio sapere da te. Ti sei mai resa conto di come i tuoi schemi possano impedirti di trovare l'amore che meriti? È successo qualcosa di simile nella tua vita? Lascia un commento, condividi la tua storia con noi. Vogliamo sapere come stai vivendo il tuo percorso alla ricerca di una relazione sana. Non dimenticare di iscriverti a Emozioni e Connessioni e attivare la campanella per non perdere nessun consiglio prezioso. Alla prossima!